Nel video di oggi andremo ad analizzare degli scenari che ci permetteranno di comprendere meglio come funziona il motore di MS Access quando eseguiamo delle query con dei merge, con dei dati presenti localmente sul database di MS Access ed esterni ad esso, ad esempio un SQL Server, un CSV, un Excel, un Oracle, qualsiasi fonte esterna. Il motore lavora sempre allo stesso modo. Nel caso specifico di oggi io ho dei dati in MS Access e dei dati in SQL Server, così potremo analizzare tutti gli scenari possibili e poi voi potrete decidere l'azione migliore per voi per andare a correggere le vostre query se hanno dei problemi. Allora, se vedete qui ho già una query aperta, sulla sinistra ho una tabella locale, ordini, poi ho una tabella linkata, linked table, si chiamano, vedete che c'è la freccettina e sta sotto le tabelle, quindi questa è una tabella linkata con SQL Server tramite un driver ODBC. Sotto ho la query che sto eseguendo e poco più sotto un altro pallino, però non è una tabella, questa è una pass-through, che è una cosa molto diversa dalla linked table, però ci permette comunque di ottenere lo stesso risultato se le eseguiamo. Quindi che cosa facciamo? Tradizionalmente ci viene molto semplice. Perfetto, mi linko le tabelle, mi faccio la query tirando dentro la tabella ordini, poi mi tiro dentro la tabella clienti, faccio il merge, mi tiro giù l'informazione e ho finito. Peccato che è il peggior sistema per fare una query quando abbiamo dati esterni. Access lavora veramente male in questa situazione. Allora, prima cosa da fare sempre quando facciamo una query, finestra delle proprietà, andiamo qui sul timeout e mettiamolo a 0, perché comunque quando andiamo a leggere dati esterni può essere che magari ci mettiamo più di un minuto e se passano 60 secondi poi la query si interrompe. Se lo mettiamo a 0 il timeout è illimitato, quindi sta lì appeso finché termina il processo. Ok, fatta sta cosa chiudiamo la nostra finestrina. Cosa succede in questo scenario? In questo scenario succede questa cosa, se l'apriamo con le linked table, e questo è proprio uno scenario bruttissimo perché ho la tabella di sinistra, ok, che mi devo tirare fuori tutte le informazioni e qui c'è un left, ok, e mi tiro fuori solo le informazioni dove la chiave emerge della tabella clienti, quindi questa qui è una tabella dell'anagrafica e questa per me è una tabella di fatti ipoteticamente. In questo scenario che cosa succede? Che io apro la tabella ordini, Access va nel primo record della tabella ordini, prende questo record, va sulla tabella del cliente in SQL Server e lo cerca. Cerca tutti i record dove la chiave combacia e poi mi tira fuori le informazioni. Quindi fa un passaggio sul network, si connette al SQL, cerca il record e lo restituisce. Quando ho finito col primo record, fa la stessa cosa col secondo, col terzo, col quarto, col quinto. Quindi ad ogni record lui apre una connessione verso il database. È decisamente inefficiente perché io porto questo dato, vado poi a cercare la tabella e mi riporto indietro i dati. Quindi fa apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, perde un'infinità di tempo e lato network create proprio un disagio perché andate a lavorare molti dati e fa molta fatica. Quindi le linked table io ve le sconsiglio, vanno bene se ci sono pochi dati, difatti io qua ho 4 record, la eseguo, è istantanea, ma non me ne rendo conto che comunque sto lavorando in modo inefficiente perché è comunque rapidissimo perché ho pochi record. Se iniziate a lavorare con moli di dati cospicui, insomma questa cosa qua la noterete sicuramente. Quindi come fare per efficientare la mia query? Al posto di usare questa potrei utilizzare una pass-through che poi vediamo come funziona. Quindi se io faccio la stessa cosa, ok, mi tiro giù tutto quanto, mi faccio il left join, mi tiro poi giù le informazioni e la esegue, vedete che è comunque istantanea, ovviamente perché ho pochi dati. Però in questo caso che cosa succede? Allora, nel primo caso abbiamo detto che passa record per record, va nel SQL e mi restituisce le informazioni. Quindi Access usa poche risorse, però intasa il network. Nel secondo caso, adesso vediamo come creare anche la pass-through, che cosa succede? Che lui prima esegue tutta la pass-through. Quando l'ha eseguita, la metti in pancia, quindi la metti nella memoria di Access e poi esegue il calcolo localmente, completamente. Quindi lui va a estrarre il dato una sola volta, invece con la linked table io ogni record potenzialmente mi scanno tutta la tabella in SQL, quindi un record leggo tutta la tabella, secondo record rileggo tutta la tabella. Invece qua no, me la porto localmente, ovviamente qui l'operazione è la stessa ma è fatta in modo in ambiente locale, quindi sarà molto più veloce, però in efficienza perdo memoria, quindi se devo andare a lavorare tanti dati potrebbe essere che Access non riesca ad eseguirla perché magari supero i 2 giga
di esecuzione di RAM, perché i limiti di Access quali sono? 2 giga di dati locali oppure una query che non superi il 2 giga di occupazione proprio come RAM. Quindi se io vado a creare le pass-through, io miglioro in modo notevole il dispendio che ho con la rete, perché mi recupero la tabella una volta, mi recupero il risultato una volta e poi lo merzo localmente. Però vado ad occupare la RAM. Ok, quindi miglioro sicuramente se ho il SQL che è lontano, magari abbiamo delle latenze alte, eccetera, fare la pass-through vi aiuta tantissimo, però perdete efficienza con la memoria. Quindi quale dei due sistemi utilizzare dipende, dovete valutare da caso a caso. Questi sono i due sistemi, poi ce ne sono altri che adesso andiamo ad affinare che vi permetteranno di migliorare di molto l'efficienza delle query facendo dei trucchetti. Però prima andiamo a vedere come si genera una query pass-through. Per generare una query pass-through basta andare a fare crea, facciamo struttura query e qui premiamo su pass-through. Adesso io apro quella che ha già compilata così vedete esattamente poi come l'ho configurata. Qui devo andare a fare uno script perché mi sto collegando al SQL, quindi se mi collego al SQL devo scrivere in T-SQL, quindi in SQL per fare la mia query. Se mi collego a un Oracle devo usare il linguaggio di Oracle, se mi collego ad ANA devo utilizzare il SQL di ANA. Ok, fin qui spero mi abbiate seguito bene. A questo punto noi dobbiamo andare nella finestra delle proprietà perché dobbiamo dirgli ok sì, sei una query pass-through, ma lui mica sa che cosa mi devo collegare. Quindi gli devo dare il riferimento ed è qui sulla stringa di connessione ODBC. Quindi lui quando l'aprirete troverete ODBC due punti e poi gli devo dire ok cosa ci metto qua, o compilo tutto un driver dando tutti i parametri, ma vi conviene fare un driver ODBC, adesso ve lo faccio vedere velocemente, oppure appunto utilizzate un ODBC, quindi ci scrivo dsn uguale, ci metto il driver del mio ODBC e faccio punto e virgola. Così facendo questo driver ha tutte le coordinate del SQL e la query sa che quando eseguirà questo codice dovrà andare ad eseguirlo all'interno di quel SQL, perché lo script che inserite qui non viene eseguito da Access. Access prende questo testo, lo spara al SQL, SQL elabora tutto quello che deve fare perché magari ci fate delle where, ci fate delle cose dentro su questa estrazione, quindi elabora tutto il motore di SQL. Quando il SQL ha elaborato tutto, vi rimanda tutto il dato in Access e ve lo mette ovviamente in memoria per essere elaborato. Come si fa il driver velocemente? Andiamo giù sulla barra di ricerca, facciamo ODBC, andate sul 64 bit, ormai è tutto così, andate su DNS di sistema se avete le grant, altrimenti potete farlo anche sul DNS utente, lo vedete solo voi, sul sistema lo vedrebbero tutti gli utenti che si collegano alla stessa macchina. Qui DNS di sistema fate aggiungi, che cosa succede? Qua gli date un nome, qua gli date il nome dell'istanza del SQL Server, che nel mio caso si chiama questo, o così, ovviamente dovete conoscere il nome dell'istanza SQL Server. Premete avanti, qua fate l'autentificazione immagino con Windows oppure scegliete quella che è più corretta nel vostro caso specifico. Qui andiamo a scegliere, dato che lavoriamo con Access. Access non è come Excel che io faccio un driver DBC e poi riesce a leggere tutti i database che sono presenti all'interno dell'istanza SQL. Deve avere il puntamento, il driver deve avere il puntamento sul database specifico. Quindi qua gli dico seleziona il database, prendo la tendina e gli dico su quale database voglio connettermi. Tutto il resto lo lasciate uguale, andate avanti, qui lasciate tutto uguale, fate fine. Se volete fate un test e vedete che si collega. Se avete fatto tutto corretto si collega. Se non si collega probabilmente avete sbagliato qualcosa con le credenziali, quindi rivedete quel passaggio e cercate di capire come superarlo. Oppure scrivete nei commenti cosa non vi funziona e cerco di aiutarvi. Ok, fatta questa cosa fate l'ok e abbiamo creato il driver e come vi dicevo poi basta richiamarlo con il suo nome. Ok, capita come fare la pass-through, cosa dobbiamo fare per efficientare la nostra query? Se noi sappiamo che qui andiamo ad esempio a leggere gli ordini della regione Italia e la tabella clienti poi ha i clienti di Italia, Cina, Brasile, eccetera, ovviamente cerchiamo di filtrare la pass-through più che possiamo, in modo che quando andiamo a recuperare i dati da SQL ci portiamo solo la porzione che poi dobbiamo andare a mergiare, perché altrimenti lui la carica tutto. Altra cosa importante, se noi dobbiamo andare a vedere un dato per navigarlo, conviene usare la linked table, perché quando io faccio un doppio clic sulla linked table, lui mi riporta un parziale, generalmente i primi 1000 record, non mi legge tutta la tabella. Se io invece lancio la pass-through, lui prima, se faccio un select asterisco from tabella, quindi lui mi tira fuori tutto, lui esegue tutta la tabella, quindi me la porta in pancia, quindi se devo andare ad analizzare il dato, in quel caso specifico è molto più efficiente la linked table perché si ferma a 1000 record e non fa una top 1000, mi tira proprio fuori un parziale, poi io potenzialmente potrei scorrerla a
più a lungo, potrei, se vado in fondo, poi lui carica altri 1000, altri 1000, altri 1000 e va avanti così. Però la linked table mi tiene aperta in modo esclusivo la tabella SQL, quindi se poi c'è qualcuno che ci deve lavorare in quella tabella, l'ha bloccata in modo totale. Invece la pass-through, a differenza, ok, quindi è comoda sempre la linked table, fa tutta da sola, no? Però si creano tanti disagi sotto, anche a livello di database, a chi deve gestire poi quella tabella. La pass-through, se io ce l'ho qua e devo fare una navigazione, io potrei venire qua e dire, perfetto, fammi una select top 100, quindi non ne tiro neanche fuori 1000, ne tiro fuori 100, nel mio caso magari ne tiro fuori 5, così vedete che ne tira fuori meno, asterisco from DBO clienti, quindi se io adesso la salvo e la lancio, lui mi tirerà fuori solo i primi 5 clienti, quindi rispetto alla linked table la pass-through potrebbe essere ancora più efficiente. Però ovviamente se devo fare questo tipo di cose per poter guardare i dati devo avere la doppia query, no? Quella con la top 5 e quella con tutto che poi utilizzo nella query. Oppure la modifico temporaneamente, guardo i dati e poi tolgo la top. Quindi in questo caso la pass-through vince sempre se la utilizziamo nel modo corretto. Però potrebbe essere che non è efficiente per i temi di RAM e comunque anche andare a leggere con la linked table non funziona perché il traffico di rete è troppo alto e non ce n'è a sufficienza e falliscono le query. Quindi tutti e due i scenari falliscono. Come faccio a risolvere il problema? Dobbiamo usare dei trucchetti. Allora, il trucchetto numero 1 è che se avete la possibilità di accedere al SQL Server ed utilizzarlo e farci qualcosa o farvi dare un'area di staging dove mettere dei dati, il trucchetto numero 1 è di prendere la tabella ordini, ok? Possiamo ad esempio andare a collegare, a creare una tabella nel SQL Server, quindi vedete che qui c'è la ordini, no? Quindi io adesso magari la vado e la svuoto, quindi faccio un drop and recreate, quindi la cancello completamente e la svuoto, così andiamo a popolarci i dati insieme, la eseguo, ecco, così se faccio un select, vedete, non ci sono dati in questo momento. Quindi vado a collegarmi in questa tabella in access ordini, perché ce l'ho locale, ma me la porto anche in access, quindi tasto destro importa, oppure da dati esterni e vado a fare da altre origini database DBC, qua faccio un collega, prendo il mio driver SQL BI for you, vengo qua e eccola qua ordini, faccio salva password e faccio ok. Perfetto, così ho fatto la mia linked table. Adesso cosa faccio? Dato che lavorare con soggetti esterne è un po' critico, può non funzionare e ho la possibilità di lavorare col SQL, benissimo, abbiamo praticamente già vinto. Questa la chiudiamo, facciamo un struttura query, prendo la ordini e gli dico ok, guarda, ordini, ti prendi tutte le informazioni che devo lavorare, quindi se dovete fare di where, togliere dei campi, eccetera, ottimizzate il processo meglio che potete. Andiamo qui, facciamo un accodamento dove la faccio sulla DBO ordini, questa qua. Perfetto, adesso io la salvo come accodamento. Ok, fatta sta cosa avrete già capito dove voglio arrivare, vado ad accodare i dati in SQL Server. Adesso la DB ordini ha dei dati, se vado in SQL e faccio un select 1000, dei dati. Perfetto. Fatta sta cosa è molto semplice, andiamo sulla nostra pass-through, ok, magari la duplico e la chiamo merge DBO clienti, trattino ordini, pass-through. Ok, e qui vado semplicemente a fare il merge che devo fare qui. Quindi che cosa succede? Vado a fare semplicemente un select, adesso non mi ricordo i nomi dei campi, ma facciamo ad esempio nome, mettiamo nome, cognome, ok, ne metto una anche degli ordini, giusto per mettere qualcosa, mettiamo importo, ok, quindi vado ad estrarmi sul select tutti i campi che voglio andare ad estrarre, ovviamente dobbiamo scrivere il codice. From, quindi togliamo l'asterisco perché voglio solo quei tre campi lì, quindi la nostra query originale come funziona? L'apriamo così capite meglio. Ordini su DBO clienti, su clienti, quindi ordini su clienti, quindi andiamo qui, andiamo a prendere DBO ordini, che è la nostra tabella di fatti, quindi a sinistra, e qua facciamo un left join, andiamo a capo magari, ordini, facciamo left join, che è come quando tiriamo la freccetta in access, con la dbo.clienti. E dopo gli dobbiamo dire la chiave, qui bisogna imparare un po' di SQL, no? On, e gli mettiamo clienti ID, se non ricordo male, andiamo a vedere. Clienti ID, sì, quindi
Andiamo qui e li diciamo. Qua possiamo dirgli anche as O, così questa tabella viene rinominata in O, e qua gli mettiamo as C, così viene rinominata in C. E qua gli diciamo on, che chiave devo utilizzare? Gli dico o.clienti id, ho utilizzato la letterina perché dato che il campo si chiama uguale in tutte e due le tabelle, devo dirgli in quale tabella andare a leggere il campo, uguale a C clienti id. Perfetto, così facendo io ho fatto il join e sto importando le mie informazioni. Se adesso lo salvo e non ho sbagliato, chiamata non riuscita, andiamo a vedere se intanto il driver è configurato. Sì, allora rileggiamo il messaggio. Qui sto sbagliando perché cliente ID non esiste. Cliente ID, ho sbagliato la lettera, non è clienti ma è cliente. Andiamo qua, mettiamo la E. Ok, salviamo e la eseguiamo. Ecco che abbiamo ottenuto il nostro risultato. Però così facendo cosa abbiamo ottenuto? No? Strucca strucca cosa abbiamo ottenuto? Che io ho messo i dati in SQL Server e quando eseguo la pass-through, lui cosa fa? Cosa abbiamo detto? Che prende questo codice, lo spara in SQL Server e il motore di SQL elabora tutto. Quando ho finito il risultato mi riporta il dato finito. Quindi il merge lo fa completamente sul SQL, non utilizza niente della memoria di Access. Ovviamente va in memoria il risultato della query se poi usiamo questa query su un'altra query, ma se dobbiamo andare a storare il dato, lui prende il risultato di SQL e me lo stora così com'è. Così facendo abbiamo sicuramente risolto i problemi di performance o di non esecuzione delle query. Ma se noi in SQL Server non ci possiamo scrivere perché non ci danno accesso al SQL Server, come possiamo fare? Dobbiamo fare l'operazione inversa. Se lo spazio disponibile in Access è sufficiente, dobbiamo andare a scrivere la tabella clienti, che è di SQL, in locale. Se lo spazio non è sufficiente perché nel database che stiamo lavorando magari la tabella occupa 1 giga e il nostro database occupa già 1 giga e mezzo, basterà fare un database access esterno. Quindi proviamo anche a farlo. Andiamo ad esempio qui. Quindi abbiamo il primo database, me ne faccio un altro, ok? Questo qui copia, adesso io lo svuoto di tutto, tiro via tutto, ok? Perfetto, e che cosa succede? Allora, io qui potrei andare a fare una cosa di questo tipo. Allora, chiudiamo, mi faccio una bella query, mi tiro dentro la DBO clienti, che è la mia tabella di SQL, e me la tiro giù tutta quanta. Potrei dirgli adesso, creami la tabella. Come la creo? La chiamo clienti. Perfetto, questo è il nome che avrà la mia tabella. Andiamo sulle proprietà della mia tabella e qua gli dico, anzi facciamo crea su altro database e gli diciamo su quale database, quindi andiamo a dirgli il secondo. Questo è per poter avere 2 giga di dati su una singola tabella, perché ogni singolo database può avere 2 giga di dati. Quindi qua prendiamo la nostra copia e perfetto. Adesso noi praticamente andiamo ad eseguire, la salviamo magari, clienti crea, quindi andiamo ad eseguirla e che cosa succede? Lui sarà andato sul database di copia che abbiamo fatto. Andiamo a chiuderlo, che non so se l'ha fatto. Ok, vedete che ha creato la clienti. Ora che ha creato la clienti, così possiamo usare al massimo 2 giga, andiamo a collegarla. Database access, collega, andiamo sulla cartella del nostro database e ci colleghiamo. Ovviamente se ci sta sul vostro database, usate direttamente il vostro database, createla lì, collegata. Abbiamo sempre la freccetta esterna, quindi qui nascono sempre le stesse dinamiche che abbiamo visto prima. Però il database è locale, sullo stesso disco, sulla stessa macchina, quindi è come se la tabella fosse dentro al database access, non cambia praticamente nulla. L'importante è ovviamente che il database d'appoggio che utilizzate non stia su un'altra share, su un altro PC, perché allora siamo appunto a capo. Ma se lo mettete sullo stesso disco non cambia veramente niente, è come se fossero tutti i dati locali all'interno di un unico database. E questa cosa qua è bellissima. Cosa diversa invece se utilizzate un CSV o un Excel, il motore di Access è molto lento a lavorare perché Access su Access usa lo stesso motore, quindi è straveloce. Se andate con altri file non è molto ottimale, anzi è molto lento e quindi in quei casi conviene sempre farsi la copia locale prima di andare a leggere un CSV o un Excel, altrimenti deperforma veramente molto. Ok, adesso che abbiamo la tabella collegata, basterà andare qui, al posto di prendere la nostra tabella di SQL, questa la tiriamo via, ci mettiamo una tabella di Access, facciamo il nostro merge
E così facendo che cosa succede? Ovviamente ci tiriamo giù i campi di nostro interesse, così facendo lui eseguirà la query dentro a questo database che stiamo utilizzando, leggendo i dati di questo database e dell'altro database, ma per lui è come se fossero tutti dentro lo stesso database e usiamo Access e Access. E quindi la query verrà eseguita completamente all'interno di Access senza utilizzare network o senza utilizzare SQL, a parte la copia che facciamo con una prima query con una pass-through o comunque con un accodamento, e la query diventerà sicuramente efficiente. C'è sempre da ricordare i limiti di access: 2 giga di disco fisso, 2 giga di RAM sull'esecuzione di una query. Se stiamo dentro questi limiti, con access possiamo veramente fare tutto. Questi sono i 4 sistemi per poter operare con dati che sono posti all'esterno di access. Dovete conoscere bene come funziona il motore per riuscire poi a far funzionare le vostre query nel momento in cui si schiantano. Se non lo sapete, impazzite. Ok, direi che è veramente tutto. Spero di essere riuscito a passarvi un po' tutte le informazioni necessarie per lavorare in questa modalità. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciatemi un bel pollice in su, lasciatemi magari un commento, anche solo è bello il video, è brutto, o anche un dislike se non vi è piaciuto il video, così mi aiuterete a piazzare meglio il video all'interno della piattaforma. Se non siete iscritti, ovviamente iscrivetevi al canale. Se invece vorrete sostenermi in modo incisivo, che per me è veramente molto molto importante, ringrazio chiunque si vorrà abbonare e chiunque è già abbonato al canale anche da tanto tempo. È un forte sostegno per me per portare avanti tutti i video che faccio, oltre a voi che vi dà un grosso servizio perché avete accesso veramente a tante risorse veramente molto molto interessanti. Ok, vi direi che vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!